Nonostante abbia già trattato in diversi video le modalità più efficaci per trasferirsi in Tunisia, mi vengono spesso poste domande specifiche su argomenti che ho affrontato solo in modo generale. Capisco perfettamente che quando cerchiamo informazioni desideriamo trovare esattamente il video che risponde alle nostre domande e fornisce tutte le notizie di cui abbiamo bisogno. Per questo motivo ho deciso di realizzare video brevi e mirati su ogni argomento specifico, in modo da venire incontro a chi non è particolarmente abituato a utilizzare il web e YouTube. Creerò una playlist che fungerà da guida completa, dove potrete facilmente trovare il video che tratta il tema di vostro interesse, come per esempio casa, trasferimento, agenzia e così via. Siete pronti a sfruttare al massimo questa guida? Iniziamo con la prima fase. Desiderate trasferirvi in Tunisia ma non sapete quale località scegliere tra Hammamet, Sousse, Monastir o Mahdia. Probabilmente avete già frequentato gruppi su Facebook e individuato persone che vi sembrano simpatiche e cordiali, pronte a scambiare due chiacchiere con voi. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è ancora necessario scegliere un'agenzia di trasferimento. Io l'ho fatto e sono stato fortunato, ma molti altri, selezionando l'agenzia dall'Italia, una volta giunti qui hanno avuto spiacevoli sorprese, perché ciò che viene pubblicizzato non sempre corrisponde alla realtà. La cosa migliore da fare è cercare un piccolo appartamento in affitto su Booking o qualsiasi altra piattaforma, noleggiare un'auto e girare per mercati e ristoranti. Incontrerete diversi italiani, non fermatevi ad una sola persona, parlate con loro. Scoprirete alcune criticità, persone da evitare e otterrete un quadro più completo che è impossibile costruire stando in Italia. Se siete indecisi e non sapete come procedere, venite a trovarmi a Monastir. Prendiamo un caffè insieme e vi offrirò un quadro dettagliato su come muovervi per assicurarvi di fare le scelte giuste alla fine del soggiorno. Due chiacchiere non le nego mai a nessuno. Sappiate inoltre che esistono piccole società tunisine serie e oneste pronte a mettersi a vostra disposizione con un'auto per farvi conoscere la vita del posto. Vi spiegheranno dove scegliere eventualmente la casa, quali quartieri è meglio evitare, dove fare la spesa e molto altro. Un trucco per ottenere informazioni imparziali? Fatevi portare in giro e spiegate che al momento volete solo conoscere i luoghi, la vita e le abitudini di chi vive qui. Non siete interessati a cercare case in affitto perché la vostra priorità è capire dove sistemarvi e perché scegliere un luogo piuttosto che un altro. Dopo aver fatto tutto questo, tornerete in Italia con le idee più chiare, avendo compreso se la Tunisia è il paese giusto per voi. A questo punto dovrete scegliere l'agenzia per il vostro trasferimento. Magari avrete già escluso alcune opzioni tra Sousse e Hammamet, individuando quelle più serie e conosciute. Tuttavia, la scelta definitiva dipenderà da voi. Dovrete valutare le vostre esigenze, considerare le vostre preoccupazioni e optare per l'agenzia che nel pacchetto trasferimento vi possa offrire esattamente ciò che desiderate. Se questo video vi è piaciuto, potete continuare la guida e passare al video successivo. Quale agenzia di trasferimento scegliere? Vi basterà andare sulla home page del canale Diario Tunisia, selezionare la playlist Guida completa per trasferirsi in Tunisia e cercare il video che tratta l'argomento che vi interessa. Cosa vi chiedo in cambio? Sostenetemi con un like e iscrivendovi al canale. È tutto gratis, ma per me è fondamentale.
وقت غروب الشمس واقف عالبحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة